Minna-san, konnichiwa. Io sono Kirito e sono qua anche oggi dinanzi a voi per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Sì, perché negli scorsi video avevamo parlato dei match più importanti di Dream Kingdom, ma l'Hacker di lunedì 29 dicembre nasconde molto altro. Match che all'apparenza sembrano solo di contorno, ma che in realtà possono essere delle piccole sorprese. Si parte dal kickoff, un match che rappresenta uno spaccato molto chiaro della filosofia Stardom quando si parla di crescita, pazienza e sviluppo. Mato Yamabe e Anne Kanaya da una parte, Kikyo Furusawa e Emma Maeshima dall'altra. 4 atlete giovanissime, 4 percorsi ancora in fase di costruzione, 4 personalità che stanno cercando il proprio spazio all'interno di un roster sempre più competitivo. Matoya e Anne sono ancora in quella fase in cui il talento c'è, ma deve essere incanalato, trasformato in sicurezza, in consapevolezza dei propri mezzi. Spesso si percepisce una leggera esitazione, quel mezzo secondo di ritardo che nel wrestling può fare la differenza tra subire e controllare. Dall'altra parte Kikyo ed Emma stanno mostrando una crescita più armonica. Ed è per questo che il mio pronostico va in favore di Kikyo, Furusawa ed Emma Maeshima, perché una vittoria nel kickoff di Dream Kingdom può sembrare piccola, ma in realtà rappresenta un primo importante mattoncino per costruire credibilità e continuità. Perché, complice purtroppo gli infortuni, Anne e Matoi hanno ancora bisogno di trovare quella continuità, mentre Emma e Kikyo, dal canto loro, la stanno trovando ogni volta che salgono sul ring. E una possibile vittoria a Dream Kingdom sarebbe il giusto premio alle fatiche affrontate in questo 2025. Subito dopo però si cambia completamente registro, perché uno dei momenti più attesi dell'intero evento sarà senza dubbio il ritorno sul ring di Starlight Kid. Il 3 novembre a Crimson Nightmare contro Konami non ha perso soltanto il Wonder of Stardom Championship, ha perso un pezzetto di sé, ha visto interrompersi un flusso che sembrava inarrestabile. Quell'infortunio l'ha costretto SLK a fermarsi, a guardare la Stardom andare avanti senza di lei, proprio nel momento in cui era una delle colonne portanti della compagnia. Tornare a Dream Kingdom non è solo un rientro fisico, è una rinascita simbolica e non poteva esserci partner migliore di Azumi, una wrestler che incarna perfettamente la velocità, l'intelligenza, la precisione, una di quelle atlete che non ha bisogno di dimostrare nulla ma continua a farlo ogni volta che sale sul ring. Insieme Starlight Kid e Azumi rappresentano una combinazione devastante, due menti affilate che si muovono come se fossero collegate. Di fronte avranno Shuri, l'attuale IWGP Women's Champion, e Tomoka Inaba, due combattenti che non perdonano errori, due avversarie che trasformano ogni match in una prova di resistenza fisica e mentale. Questo incontro non è solo un tag team match di alto livello, è un messaggio. È Starlight Kid che torna a dire al mondo che non è finita, che una sconfitta e un infortunio non definiscono una carriera. Ed è per questo che vedo Starlight Kid e Azumi uscire vincitrici, perché questa vittoria serve a rimettere SLK immediatamente al centro delle dinamiche che contano, a ricordare a tutti che il suo nome è ancora sinonimo di eccellenza. Poi arriva uno dei match che personalmente attendo di più, la Battle Royale. Una tipologia di incontro che nel wrestling mondiale ha sempre avuto un fascino particolare, perché riesce a mescolare caos, strategia, comicità, brutalità e improvvisi colpi di scena. È il tipo di match in cui non vince sempre la più forte, ma spesso la più furba, la più
paziente, quella capace di restare nell'ombra fino al momento giusto. L'elenco delle partecipanti è lunghissimo e incredibilmente variegato. Bea Priestley con la sua esperienza internazionale, Momokogo sempre pronta a sorprendere, Yuria Hime e Yuna Mitsumori con la loro energia, Saki Kashima che in queste stipulazioni diventa sempre imprevedibile, Ina, Hamiso Rei, Lady C, Ranna Yagami, Kyoka Kotatsu, Waka Tsukiyama, Rian, Mei Seira e Miyu Hamasaki che portano velocità e dinamismo. Akira Kurogane, Koguma Rina, Azusa Inaba, l'immancabile caos di Fukiden Dead e persino Olimpia direttamente dal Consejo Mundial de Lucha Libre. Un elemento completamente fuori dagli schemi. È un match che può diventare una vetrina incredibile, un'occasione irripetibile per chi è alla ricerca di una svolta. E qui nasce il mio sogno personale, perché vedo in Rina la candidata perfetta per una vittoria che avrebbe un peso enorme. Vincere una Battle Royale a Dream Kingdom significherebbe cambiare percezione, cambiare status, aprire porte che fino a poco prima sembravano chiuse. Una vittoria qui potrebbe essere il primo passo verso una corsa concreta a titoli importanti come il Wonder of Stardom Championship, ed è per questo che spero davvero di vederla trionfare in mezzo a tutto questo caos. A seguire avremo un Hate Women Tag Team Match che sembra costruito apposta per intrecciare presente e futuro della Stardom. Maika, Hanako, Xina e Megan Bayne direttamente dalla AEW contro Suzuki Bozilla, Rina Yamashita e Izuki Aoki. È uno di quei match che raccontano quanto la Stardom sia diventata una realtà globale, capace di dialogare con altre federazioni e di portare sul proprio ring stili completamente diversi. Megan Bayne è una presenza che non passa inosservata, una forza della natura che quando entra sul ring cambia immediatamente l'atmosfera. Il suo confronto con Bozilla è una delle sottotrame più interessanti di questo incontro, una rivalità che non è ancora esplosa del tutto, ma che si sente nell'aria, fatta di sguardi, collisioni e tensioni irrisolte. Su Suzuki e Rina Yamashita aggiungono imprevedibilità e durezza, mentre Maika guida il suo team con l'autorità di chi sa esattamente cosa vuole. Vedo questo match come un banco di prova fondamentale per EXV e proprio per questo il mio pronostico va in favore del team di Maika, perché una vittoria qui rafforzerebbe ulteriormente la loro posizione e continuerebbe a costruire la rivalità tra Megan e Bozilla, destinata prima o poi a diventare centrale. Uno dei momenti più particolari dell'intera serata sarà il nuovo debutto di Fuwa-chan. Un debutto che in realtà è una consacrazione, l'ingresso ufficiale nella Stardom full time. La sua avversaria sarà Azuki, la sua mentore, la donna che l'ha presa sotto la propria ala e che ha cercato di insegnarle cosa significa davvero essere una wrestler professionista. Questo match è molto più di una semplice sfida, è un esame finale. È il momento in cui Fuwa-chan dovrà dimostrare se il lavoro fatto, gli allenamenti, gli insegnamenti ricevuti possono reggere il peso di un palcoscenico come Dream Kingdom. Azuki però non è il tipo di mentore che fa sconti, anzi è proprio quando tiene a qualcuno che diventa più dura. Ed è per questo che il mio pronostico va in favore di Azuki, perché spesso la crescita passa attraverso una sconfitta significativa, una sconfitta che ti obbliga a guardarti allo specchio e a tornare più forte. Come detto ad inizio video, per quanto riguarda i match titolati e gli incontri più importanti della Kermesse, beh, ne ho parlato già in video dedicati che potete tranquillamente recuperare qua su YouTube, dove ho appunto analizzato nel dettaglio storie, rivalità e possibili scenari.
In questo contenuto ho voluto concentrarmi su tutto ciò che completa Dream Kingdom, su quei match che magari non assegnano cinture, ma che sono fondamentali per capire chi sta crescendo e chi è pronto al salto di qualità e chi potrebbe diventare una delle protagoniste del prossimo anno. Perché Dream Kingdom non è mai solo un evento, è una dichiarazione di intenti. È il momento in cui la Stardom guarda indietro all'anno appena trascorso e allo stesso tempo lancia uno sguardo deciso verso il futuro. È la notte in cui si chiudono capitoli importanti e se ne aprono di nuovi, spesso senza che ce ne rendiamo conto subito. Questa card nel suo insieme racconta una federazione viva, profonda, capace di reinventarsi senza perdere la propria identità. Il 29 dicembre non si chiude soltanto un anno di wrestling e si gettano le basi per tutto ciò che verrà dopo. E come sempre sarà il ring, e solo il ring, a raccontarci la verità. Ahimè! Siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, se oltre alla Stardom siete anche fan delle divisioni femminili di WWE, AEW e così via, beh allora vi consiglio di seguire Donne tra le corde, un progetto dedicato completamente al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con news, risultati degli show e quant'altro abbia da offrire il Women's Wrestling. Trovate tutte le info di questo straordinario progetto qua sotto in descrizione. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!